Partiamo. Il fine di questo webinar è quello appunto di... Vedete tutti la presentazione? Sì. No? Il fine di questo webinar è quello di affrontare quelle che sono le problematiche che già negli anni il settore aeroportuale ha dovuto affrontare, ha dovuto superare, e con l'emergenza sanitaria tutto quello che è venuto a crearsi in aggiunta come necessità, che ha portato poi a dover rielaborare tutti quelli che erano le abitudini all'interno dell'aeroporto, rivedere la disposizione degli ambienti, obbligando appunto le strutture aeroportuali a dover ridisegnare tutta la gestione del flusso degli accodamenti e del flusso delle persone. I punti principali, i focus principali di questo webinar saranno appunto vedere come la gestione dell'accodamento, sia in entrata e in uscita dei flussi pedonali, che l'accodamento poi al check-in, controllo passaporti, accesso ai gate e quant'altro, è sempre stato uno degli elementi principali nella gestione dell'organizzazione interna dell'aeroporto stesso. Andando poi ad affrontare il discorso della flessibilità della gestione delle code, in quanto sappiamo perfettamente che ci sono giornate dove gli afflussi possono essere di 50, 100, 200 persone, sommate a momenti in cui ci sono voli anche da 600, 700 persone, e questo comporta il fatto che all'interno del medesimo spazio vitale è necessario gestire flussi che possono avere delle variabili molto alte. Queste erano le problematiche che fino ad oggi erano le principali punti che Flex affrontava quando gestiva e comunicava col settore aeroportuale. Ad oggi si sono aggiunte, a causa dell'emergenza sanitaria che ci ha colpito nell'ultimo anno, la necessità di dover gestire non soltanto dei punti ben precisi nella gestione dei flussi pedonali, ma tutte quelle che sono anche la vita stessa degli spazi comuni all'interno dell'aeroporto, quindi con percorsi di entrata, di uscita, di percorso verso destra, verso sinistra, e il tutto facendo collimare quelle che sono le esigenze in termini di sicurezza per quanto riguarda materiali utilizzati, vuoi il policarbonato anziché il metacrilato, ma poi li affronteremo punto per punto, le sicurezze quindi date da certificazioni antifuoco, antifumo, garanzie di durata, di durabilità del prodotto utilizzato, e infine necessità che tutte queste esigenze si vadano a sposare anche con quelli che sono gli elementi commerciali all'interno dell'aeroporto, quindi consentire a chi arriva in aeroporto di poter muoversi per poter andare a visitare gli ambienti commerciali, che sappiamo essere comunque una delle fonti di reddito, una tra le fonti di reddito principali dell'aeroporto, quindi comunque gli affitti dei negozi e tutto quello che ne consegue dal punto di vista commerciale. Partendo dal primo focus, che è quello della gestione dell'accodamento dei flussi pedonali, ovviamente abbiamo voluto dare immagini un po' forti di quello che era una volta l'abitudine, e speriamo di tornare presto a questi volumi di traffico, all'interno di ambienti dove veramente c'erano un numero di passeggeri molto alto. La gestione di passeggeri, che prima era, vediamo nella slide, nell'immagine di sinistra sulla slide, un'abitudine a vedere punti dove si accalcavano molte persone, dove non riuscivano a gestire bene gli spazi, perché comunque gli spazi sono sempre abbastanza ridotti rispetto al numero di passeggeri che ormai transitano all'interno delle strutture aeroportuali, e sono sempre in salita, e speriamo di tornare a crescere in maniera importante, abbinato oggi a quello che è anche determinati punti check-in in più dovuti al controllo temperature, controllo vaccinale, dover isolare determinati ambienti perché viene riscontrato un caso di positività o quant'altro. Purtroppo sappiamo che dovremo convivere ancora a lungo con queste abitudini, speriamo non col virus, ma con l'abitudine di dover monitorare il traffico pedonale delle persone, garantire la sicurezza all'interno dell'aeroporto, sicurezza che è data anche da un distanziamento sociale interpersonale, quindi non più scene come vediamo nella slide, nella immagine a sinistra,
ma sempre più con un distanziamento tra una persona e l'altra sempre più forte, sempre più ampio. Questa necessità, abbiamo due strade: o gli aeroporti diventano sempre più grandi, ma cosa che purtroppo in tantissimi contesti non è possibile, o siamo costretti a valutare, analizzare e studiare gli spazi utili ad oggi presenti nelle aerostazioni e doverli organizzare al meglio. È qui che interviene l'esperienza di Flex, che è cresciuta grazie a voi, grazie alle problematiche che abbiamo dovuto affrontare con tutti gli aeroporti con cui stiamo collaborando e abbiamo collaborato in 30 anni di vita di Flex, e grazie al fatto che Flex ha raggiunto una esperienza sufficiente, ma mai abbastanza, per poter dare una consulenza e introdurre nuove soluzioni per poter affrontare queste problematiche. Appunto, una consulenza per gestire una progettazione dei flussi. Progettazione dei flussi che nasce da proprio uno studio su calcoli matematici degli spazi utili necessari rispetto alla necessità di dividere, accodare un tot di persone, portandoli verso gli ambienti conosciuti, che oggi diventano sempre di più, che prima erano controllo documenti, check-in, controllo passaporti, gate, ma oggi diventano punti di controllo temperatura, punti di controllo vaccino, punti di controllo del passaporto sanitario, se ci sarà e come sarà gestito, comunque nuove introduzioni di nuovi punti di controllo che determinano nuovi accodamenti. Flex normalmente studia la gestione di queste problematiche non soltanto trovando la soluzione di posizione delle colonnine, posizione delle barriere rigide, posizione di qualunque soluzione che possa dividere il flusso delle persone, ma studiando proprio che in un determinato ambiente, in un determinato spazio circoscritto in termini di metri disponibili, dobbiamo capire che in certi momenti il flusso della movimentazione può essere di 200 persone perché c'è un volo Ryanair, fino a magari 700 persone perché un volo Emirates. Sto facendo degli esempi concreti che abbiamo dovuto affrontare in determinate situazioni. Quindi andiamo a analizzare quello che è lo spazio disponibile, gli elementi da inserire, perché comunque consideriamo che ogni elemento inserito è un elemento di intralcio, di ingombro, che deve sposare l'esigenza di gestire il traffico ma garantire la sicurezza nello stesso ambiente. E quindi studiare quello che sono i percorsi obbligatori, i percorsi di sicurezza, che possono variare in funzione del flusso, in funzione dei minuti da accodare, perché comunque c'è sempre da calcolare che c'è sempre l'orologio a mano, perché comunque c'è sempre chi arriva in largo anticipo, corretto o in ritardo. E questa cosa comunque influisce nella scelta della gestione dell'ambiente. Quindi vi faccio vedere velocemente degli esempi concreti che abbiamo analizzato, che abbiamo realizzato, in questo caso è Toscana Aeroporti, gli aeroporti di Firenze e di Pisa, dove sono stati studiati all'interno di un percorso molto stretto, molto angusto, l'abbinamento tra soluzioni di pareti rigide a Tendiflex che consentono appunto la flessibilità dell'accodamento, abbinando sempre la garanzia e la gestione della sicurezza. Quando parliamo di sicurezza non possiamo non introdurre quelle soluzioni che avremmo avuto il piacere di presentarvi al Passenger Terminal a Parigi lo scorso anno, che purtroppo sappiamo che a causa dell'emergenza sanitaria non si è potuto svolgere, e quindi qua vi faccio velocemente vedere una piccola carrellata di quelle che sono le soluzioni che avremmo voluto proporre, che sono le nuove soluzioni che Flex ha introdotto per abbinare la gestione di questa problematica alla sicurezza, che è sempre l'elemento fondamentale nel contesto aeroportuale. Il primo elemento che Flex ha inserito e voleva presentare è la nuova colonnina 360 gradi, quindi una colonnina standard che presenta una testa girevole. La testa girevole che consente quindi di modificare velocemente senza dover prendere, sollevare, spostare, prendi, sposta, togli la colonnina. Quante volte abbiamo avuto il problema di la richiesta di ci piacerebbe avere un numero, un nome sulla colonnina, perché spesso la colonnina che doveva stare nel punto X me la ritrovo nel punto Y o Z all'interno dell'aeroporto. Purtroppo è difficile perché quando c'è bisogno, c'è fretta, c'è urgenza nella quotidianità, nella vita ordinaria dell'aeroporto, che non si può studiare purtroppo a tavolino, si scontra l'esigenza di dover prendere, correre ai ripari, inserire, integrare, e poi troppa gente ha la facoltà di prendere e spostare.
Quindi noi proponiamo soluzioni che possiamo anche valutare come sorte di fisse o semifisse, con base fissata a terra o anche con base magnetica, quindi con degli spazi prestabiliti per la colonnina stessa, che è facile da gestire perché comunque vado a cambiare l'andamento, qua ve lo faccio vedere velocemente nel video, vado a cambiare l'andamento della colonnina e quindi la gestione del flusso semplicemente ruotando la testina della colonnina. Quindi se prima dovevo fare un percorso a Z, poi io devo fare dei percorsi in rettilineo, posso semplicemente farlo andando a ruotare e la colonnina mi resta fissa a terra senza che nessuno abbia bisogno di prendere a sollevarla, perché comunque sappiamo che le colonnine, per dare stabilità, hanno un peso abbastanza importante, siamo intorno ai 13 kg le nostre colonnine. E questo non va a togliere la sicurezza, perché grazie ai nostri agganci magnetici comunque anche la colonnina con la testina girevole non ha problemi. L'aggancio magnetico è un altro elemento importante che abbiamo voluto, che stiamo spingendo molto e volevamo evidenziare in maniera importante durante la fiera di Passenger, avremmo voluto evidenziare in maniera importante la fiera di Passenger Terminal. L'aggancio magnetico, Flex ha studiato due tipologie di aggancio magnetico, c'è un aggancio magnetico tipo 1, il quale presenta un magnete sul tape end e sulla spline di ricezione della colonnina delle barre metalliche. Questo è presente per esempio come unica soluzione per le Tendiflex Sphere, anzi come soluzione migliore per la Tendiflex Sphere, sono prodotti che poi vi farò vedere nel finale del webinar, oppure l'aggancio magnetico con lama, il tipo 2, che ha una lama metallica e del magneti invece sulle spine di ricezione. In base alle caratteristiche e agli ambienti andiamo a proporre l'uno o l'altro. Diciamo che entrambi hanno dei plus che in determinati ambienti possono essere meglio scelti e più utilizzabili. Qua possiamo far vedere velocemente come appunto l'aggancio magnetico è facilmente utilizzabile, garantisce comunque tenuta. Nella colonnina Tendiflex Sphere appunto proponiamo l'aggancio magnetico di tipo 1, quello con il magnete sulla spline, invece nell'aggancio magnetico tipo 2 che proponiamo per esempio nella Tendiflex Sport è molto interessante perché in questo caso consente di andare a posizionare la spline sempre, il tape end sempre nella posizione corretta della spline e non magari sul montante della colonnina creando disordine o creando difficoltà poi nella gestione degli accodamenti. E anche qua comunque la sicurezza dello sgancio è garantita, oltre il fatto che il rientro frizionato del nastro consente il fatto di sicurezza anche in presenza di bambini o comunque persone magari sedute su sedie a rotelle o quant'altro. Un altro elemento fondamentale che volevo farvi un attimo vedere è la necessità che all'interno del settore aeroportuale, settore trasporti, l'elemento strutturale, l'elemento utilizzato abbia una struttura, una resistenza, una robustezza strutturale, perché spesso purtroppo sappiamo che troviamo online cose, e questi sono crash test reali che abbiamo realizzato con elementi acquistati online, facilmente reperibili e trovabili. Purtroppo sappiamo che in un contesto aeroportuale un elemento come questo potrebbe creare grossi problemi. Sono presenti l'ingegnere Vergeri, per esempio, di Erdorica, che ha, credo, una concreta esperienza su casi in cui la resistenza di alcuni elementi che sembravano bellissimi in apparenza, poi ci si scontra con la durevolezza dell'elemento stesso, che spesso non è così, corretto? Confermo, vero. Ho esperienze di belli, anche pericolosi perché rilasciavano anche pezzi di vetro. Esatto. Un elemento che mi piaceva sottolineare in questo webinar è il fatto della resistenza, non tanto la resistenza alle alte temperature, bensì la resistenza poi in caso di incendi. Purtroppo noi dobbiamo garantire, voi dovete garantire a tutti i passeggeri la sicurezza totale, sappiamo perfettamente che ci sono determinate esigenze. Noi abbiamo allora provato a testare con un phon di calore. Guardate cosa succede su determinate soluzioni, cioè la fiamma, il fatto che determinate soluzioni possono causare fiamma, colata, fumo è abbastanza problematico all'interno della struttura aeroportuale. Quello che Flex va a produrre, a realizzare, è sempre basato su un'esperienza data anche da uno studio a monte
uno studio sulle materie prime, uno studio sugli elementi, uno studio sulle caratteristiche che devono avere gli elementi, perché all'interno dell'aeroporto diamo maggiore importanza, maggiore rilevanza alla necessità che l'elemento abbia sicurezza per il passeggero e quindi per voi, perché comunque poi siete voi che dovete rispondere, e di conseguenza cerchiamo di analizzare, utilizzare materie prime che possano garantire e certificare queste resistenze. Velocemente, ho parlato prima di base magnetica, abbinata poi per esempio alla 360 gradi. La base magnetica non è altro che la presenza nella nostra base standard, quindi con le caratteristiche standard della nostra base, ma che mantiene sempre l'antiinciampo, il fatto che sia la stabilità e tutto il resto, l'abbinamento della base da 28 cm o da 35 cm in funzione degli ambienti che siano più spaziosi o meno spaziosi, abbinato a dei magneti che si fissano a un disco in acciaio zincato presente a terra, il quale anch'esso è comunque con una superficie tale da garantire il fatto che che non genera problemi di inciampo, il fatto che anche in fase di pulizia non si stacchi facilmente. Questi elementi sono molto importanti in alcuni ambienti dove si è visto che tanto in quel determinato punto il numero di colonnine che bisogna gestire sono sempre quelle e all'interno delle colonnine possiamo generare percorsi alternativi in funzione del flusso pedonale, allora ci si chiede se non valga la pena già definire già in maniera dettagliata il posizionamento delle colonnine. E da qui viene l'esigenza di dire evitiamo di forare a terra, perché l'esigenza che abbiamo oggi potrebbe essere un'esigenza che fra 1 anno, 2 anni, 3 anni può variare. Quindi non foriamo a terra, ma posizioniamo dei dischi magnetici, dei dischi metallici con i magneti, quindi fissiamo la colonnina in un determinato punto, ma evitiamo che ci sia un prodotto definitivo, quindi con interventi importanti. Qua vediamo appunto un video veloce su quello che è il nostro disco magnetico a terra. Vedete che c'è il fissaggio del disco magnetico che garantisce appunto la presenza e la stabilità della colonnina stessa. Altro elemento che volevo presentare in maniera rapida sono quello che abbiamo riscontrato come esigenza, per esempio a Linate. Mi spiace che purtroppo Alessandro Tovo, che si era iscritto, non mi pare che ci sia presente in questo webinar. A Linate abbiamo avuto l'esigenza di dover inserire degli elementi rigidi nel nuovo terminal, dove la presenza di alcuni banchi nuovi che non potevano essere forati in alcun modo ci ha costretto a trovare la soluzione per gestire gli ingressi ai gate verso gli aerei senza l'utilizzo delle nostre normali testine a muro col nastro estensibile. Qui abbiamo portato avanti la proposta che comunque avevamo già utilizzato con le barriere rigide in Toscana Aeroporti che abbiamo visto prima, attraverso cancelletti con un'apertura che vanno da 0 gradi a 180 gradi con una frizione a 90 gradi per poter gestire appunto la chiusura e l'apertura in sicurezza di determinati ambienti, quale appunto quello dei gate all'ingresso verso la pista. Questo è l'esempio concreto appunto dell'applicazione del pannello del cancelletto della rigid partition, che garantisce appunto la chiusura qualora l'ambiente sia chiuso, ma qua c'era l'esigenza forte che alcune delle porte fossero proprio uscite di sicurezza dettate dalle planimetrie per uscite di sicurezza, e quindi avessimo la necessità che questi cancelletti non fossero chiusi definitivamente, ma dovessero essere chiusi per l'ambiente ordinario, ma apribili in caso di emergenza. E qui si è studiato appunto la chiusura frizionata che garantiva in caso di spinta l'apertura e quindi fino a 180 gradi per non creare elementi di ingombro. Come dicevo prima, qua lo vediamo velocemente mentre parlo, vi faccio vedere velocemente il video. Tutte queste esperienze che Flex ha accumulato negli anni vengono grazie alle vostre esigenze, quindi noi andiamo a riproporre a tutti a livello Italia, ma a livello Europa e mondo comunque, perché siamo presenti in aeroporti europei importanti, stiamo facendo Bruxelles Airport, abbiamo fatto Swedavia, abbiamo fatto moltissimi altri esempi di aeroporti europei, e questo consente il fatto di accumulare un'esperienza tale da potervi dare una consulenza
utile su quelle che sono le esigenze reali del settore aeroportuale, ancora di più oggi appunto date dall'emergenza sanitaria. Parlavamo di rigid queue partition e le vediamo velocemente quelle che abbiamo fatto anche a aeroporti di Roma, dove ADR abbiamo realizzato le pareti rigide appunto per il distanziamento con il cancelletto. Questo qua invece è Toscana, sempre Roma a destra, a sinistra vediamo Toscana Aeroporti. Quindi vediamo esempi di soluzioni che abbiamo concretamente realizzato e sviluppato grazie alle necessità appunto del cliente. Passiamo poi a un altro argomento fondamentale, che è quello che oggi è diventato ormai abitudinario, cioè quello di dover gestire nell'ambiente aeroportuale tutte quelle che sono le necessità dettate dal social distance. Social distance che purtroppo a causa dell'emergenza sanitaria ci auguravamo un anno fa che durasse molto di meno di quello che in realtà sta durando, e che quello che in realtà, dai dati che abbiamo e dall'esperienza che sto raccogliendo e dalle informazioni che sto raccogliendo nel vostro settore, durerà, ahimè, ancora per un po'. Ripeto, non tanto l'emergenza sanitaria, ma l'abitudine a determinati stili di vita e a determinate necessità all'interno del settore aeroportuale. Il fine di questo webinar è mettere in relazione tra di voi attraverso la mia figura, comunque la figura di Flex, affinché possiamo trovare una soluzione, delle soluzioni che possono essere utili, perché purtroppo in molti contesti per affrontare velocemente l'emergenza si è andato a correre ai ripari con elementi non definitivi, con la speranza che venissero tolti da lì a qualche mese. In realtà abbiamo visto che ormai resterà tale per almeno, si parla fino al 2024, ora che si potrà tornare alla normalità, ma probabilmente da qui al 2024 il fatto di avere qualche parete, qualche schermo in più, qualche mascherina in più, qualche prova della temperatura in più diventerà un'abitudine tale che probabilmente non si tornerà neanche troppo indietro. Non lo sappiamo, ma dobbiamo comunque prepararci. Motivo per cui oggi questo webinar diventa importante è quello che abbiamo il tempo per lavorare un attimo in prevenzione e poter ragionare in vista di quest'estate, speriamo, ottobre, non lo so, comunque della riapertura a flussi quasi ordinari delle strutture aeroportuali. Per quanto riguarda, dicevo, l'emergenza sanitaria, come abbiamo affrontato l'emergenza sanitaria nel settore aeroportuale, vi faccio velocemente vedere come Flex ha proposto di introdurre gli elementi divisori, gli elementi di distanza sociale per garantire agli operatori di poter lavorare in sicurezza, partendo dalla classica paretina da banco che tutti hanno realizzato a un certo punto perché l'esigenza fondamentale era quella, andando poi però a studiare e a voler sviluppare elementi che fossero decorosi, presentabili, eleganti, ma anche utili. Per quale motivo dico utili? Perché per esempio uno degli elementi che ho dovuto affrontare con un aeroporto che purtroppo non è presente oggi nel webinar era quello che loro avevano presentato la documentazione di elementi aventi non aventi certificazioni di classe di resistenza al fuoco già a limite in aerostazione. Il fatto di mettere pannelli in PMMA anziché in policarbonato, ma soprattutto il fatto di inserire una serie di biadesivi, cose strane per poter fissare questi prodotti, perché purtroppo dopo 3, 4, 5, 6 mesi non stavano più in piedi, si sono dovuti allarmare perché l'elemento biadesivo o l'elemento integrativo, fascette, mica fascette, perché abbiamo visto cose di questo genere, non era certificato antifuoco. E purtroppo, avendo tantissimi banchi su cui venivano utilizzati questi pannelli, la somma in termini di volumi di questi prodotti creava problemi di certificazione. Al che Flex ha studiato e valutato di utilizzare soluzioni che per noi sono soluzioni standard, che non erano utilizzate chiaramente per la paretina in policarbonato, ma che abbiamo adeguato alla paretina in policarbonato, perché in questo modo garantiamo eleganza, una presenza estetica di un elemento che comunque è fastidioso, è ingombrante a livello di impatto anche psicologico, perché tutti abbiamo distrutto le barriere sociali togliendo pareti in vetro
ma poi adesso abbiamo dovuto ricostruirle, e questa necessità di voler tenere leggero questo impatto era un elemento fondamentale, e che comunque non avesse questi problemi, perché noi in questo modo possiamo certificare che tutti i prodotti utilizzati hanno classi di resistenza al fuoco certificate e certificabili, di conseguenza non andava a incidere sulla presenza di elementi non classificabili. Grazie a questa introduzione di questi elementi siamo riusciti quindi a sviluppare nuove soluzioni, e anche qui la nostra disponibilità nella massima consulenza verso di voi per poter analizzare determinati ambienti è sempre la stessa, per poter appunto visionare insieme quali sono le caratteristiche migliori. Qui faccio una piccola carrellata anche di altre soluzioni che abbiamo proposto, abbiamo utilizzato sempre nel settore aeroportuale, dal termoscanner, ma che chiaramente penso che ognuno di voi purtroppo lo viva quotidianamente. Ha anche pareti divisorie autoportanti, i nostri Mobilflex, i quali possono essere con pannelli in policarbonato trasparente o satinati in funzione della discrezionalità. Un altro elemento molto interessante che abbiamo sviluppato è questo nastro elastico antiseduta, in quanto abbiamo visto che quasi tutti inizialmente si sono arrangiati con il classico foglio di carta incollato sulla sedia. Foglio di carta incollato sulla sedia che dura quanto? Una settimana, quindi poi aggiungi biadesivo, plastifica il foglio, attenzione, plastificato senza classi di resistenza al fuoco, quindi altra problematica perché elemento incendiario. Plastifica, incolla, sedie con strati di colla che non auguro nessuno di essere l'impresa di pulizia che poi un domani dovrà togliere. Noi abbiamo introdotto questa soluzione totalmente flessibile che si può utilizzare anche in ambienti dove ci sono magari sedute in pelle o in tessuto che non vanno a rovinare assolutamente nulla, e che abbiamo visto che sono poi, soprattutto la cosa fondamentale, sono efficaci perché evitano realmente il fatto che qualcuno ci si sieda sopra. Non siamo stati sicuramente i geni della lampada a inventarsi questa cosa, c'è stata un'esigenza anche qua di un cliente, abbiamo sviluppato e trovato questa soluzione insieme, e adesso, visto che c'è, andiamo a riproporla a tutti. Siamo entrati nel settore ospedaliero in maniera importante con questo elemento perché hanno riscontrato essere uno dei pochi elementi realmente funzionali. Non nascondo che per esempio a Bologna, purtroppo la signora Baldari oggi non è potuta essere con noi perché è in cassa integrazione, hanno utilizzato un elemento uguale al nostro realizzato da un'altra realtà, un'altra azienda, ma questo non è un problema perché, ripeto, non siamo qui a voler vendere dei prodotti, ma siamo qui a voler dire siamo in grado, sulla base della nostra esperienza, di offrire questa consulenza di cui abbiamo tanto parlato. Infine andiamo a toccare, abbiamo parlato fino ad ora solo di colonnine, ma Flex non è colonnine, Flex è gestione dei traffici pedonali, gestione di comunicazione. Andiamo a introdurre un elemento che secondo noi è un elemento che ha avuto molto successo, dove è stato inserito, e che oggi, con le esigenze di un cambio rapido di quello che è la comunicazione all'interno del settore aeroportuale, diventa ancora più importante, ed è la flessibilità nella gestione delle code in funzione del volume del traffico tramite il wayfinding. Quando parlo di questo intendo dire soluzioni che noi abbiamo generato, quindi soluzioni luminose, i nostri pannelli luminosi, dove inseriamo backlight col cambio manifesto facile, è l'esempio per esempio di Verona, che è presente Alexandro Parolo, dove oggi sappiamo che chiudere alcune zone, riaprirne altre, cambiare il flusso pedonale all'interno dell'aerostazione, la difficoltà appunto di dover segnalare, dare una comunicazione visiva al cliente, al viaggiatore che deve andare al gate A, ma il gate A per fare un percorso che risponde alle esigenze dell'emergenza sanitaria è cambiato, io devo chiudere con nastri adesivi, scotch, cose del genere che ho visto fisicamente in tanti aeroporti, le classiche insegne, i classici cassonetti direzionali. Nel caso di chi ha usato questa soluzione con il cambio manifesto, che è esattamente quello che vedete adesso nella slide, garantisce il fatto di poter modificare rapidamente a costi irrisori, rapidità e mantenere lo stesso impatto estetico e quindi facilità di movimentazione di chi arriva in aeroporto, del passeggero,
grazie al fatto che viene cambiato un backlight, e quindi se il terminal A era il percorso freccia dritta, oggi il terminal A mi impone un percorso freccia destra, perché io devo comunque garantire il traffico in andata e nel ritorno differenziato e diviso. Oggi lo possiamo fare, e lo si può fare senza dover, ripeto, prendere e incollare scotch, nastri adesivi, poster, cose di questo genere. Queste anche qua sono soluzioni che noi spingiamo, ma perché purtroppo abbiamo riscontrato spesso questa problematica. È chiaro che se fortunatamente un cliente non ha mai riscontrato questa problematica, va dritto diretto nella strada che ha sempre perseguito. Fine di questo webinar e fine della nostra consulenza è quella di poter dare a un cliente l'idea di dire: ok, ma ne sei certo che non ti capiterà mai questa esigenza? Faccio un esempio stupido: la bandierina inglese. Chi ha manifesti, chi ha pannelli direzionali con la bandierina inglese, che prima era Schengen, poi extra Schengen, poi non si sa più da che parte metterla. Chi vola per e arriva dal... come viene gestito oggi in aeroporto? C'è bisogno di ristampare, rifare un cassonetto di comunicazione di wifi perché la bandierina inglese prima era di là, poi è di qua. Magari un ambiente realizzato a nuovo 1 anno e mezzo fa. Ecco qua come l'esigenza di poter cambiare in maniera rapida e in maniera anche molto economica la struttura della comunicazione aiuta appunto a chi deve vivere quotidianamente in questi ambienti. Questi sono alcuni esempi di installazioni che abbiamo realizzato. Abbiamo Venezia, abbiamo Verona, abbiamo elementi di questo genere. Infine andiamo a affrontare l'ultimo discorso, che è quello che comunque dobbiamo sempre ricordarci, che oggi l'aeroporto è sempre di più un ambiente dove il passeggero vive, tant'è vero che la funzione commerciale dell'aeroporto nel bilancio rappresenta un elemento molto importante. Ci siamo accorti, Flex si è accorta negli anni, che c'è sempre di più la richiesta da parte dell'aeroporto stesso, per esempio nel settore nella famiglia delle colonnine, di dover utilizzare colonnine che non sono più l'arcobaleno di tutte le compagnie aeree, una gialla, una arancia, una blu, una azzurra, io ce l'ho cromata, io ce l'ho verde, ok? Cioè quello di dire, l'elemento deve essere uno e deve essere chiaro che qui siamo noi e quindi caratterizzare da un punto di vista di impatto visivo esteticamente l'elemento, garantendo tutto quello che abbiamo fino adesso detto, quindi sicurezza, stabilità, rigidità, eccetera, eccetera. Ecco qui che Flex propone sul mercato oggi, anzi ormai da qualche anno, soluzioni innovative, diciamo la colonnina 2.0, possiamo definirla così, quindi soluzioni che mantengono la praticità e la rigidezza e la stabilità delle nostre colonnine storiche che da 30 anni proponiamo al mercato, con una soluzione nuova, una soluzione che è bella, perché non dimentichiamoci che dobbiamo ricominciare ad apprezzare quello che è bello, una soluzione che a livello di marketing dà molta comunicazione, quindi sappiamo che tutti gli aeroporti oggi hanno un ufficio marketing che spinge molto sul proprio logo, sui propri colori sociali, eccetera, eccetera, e noi questo lo possiamo garantire, non più soltanto con la classica stampa sul nastro come si è fatto per 30 anni, ma con una calotta personalizzata, una sfera di un colore personalizzato e tutto quello che ne consegue di questo elemento. Abbinato a questo, e qua vediamo appunto il fatto della possibilità di cambiare la calotta, perché comunque potrebbe diventare anche una vendita di uno spazio commerciale. A Malpensa facciamo le calotte di Natale, lo vedete nella slide di sinistra, ci sono le calotte di Natale, dove diamo gli auguri di Natale a tutti i passeggeri da parte di SEA e vengono sostituite nel periodo delle festività natalizie per poi tornare a mettere quelle con il logo SEA molto presente. E qua vediamo altre gallerie dove sono state utilizzate, dove c'è stato venduto la personalizzazione anche a ambienti. Per esempio mi viene in mente, abbiamo fatto una delle tappe della Coppa del Mondo di sci in Val Gardena, hanno optato per questa soluzione per accodare appunto gli atleti, ma semplicemente accodarli per la gestione temperature, Covid, eccetera, eccetera. L'ente organizzatore ha venduto lo spazio pubblicitario alla calotta a degli sponsor che hanno appunto aderito a questa cosa, perché comunque era l'elemento più visibile, che si ripeteva per più tempo,
e chi ha acquistato le colonnine praticamente ha guadagnato, non solo si è ripagato l'investimento, ma ha guadagnato vendendo lo spazio pubblicitario. Flex, oltre a, abbiamo parlato di colonnine, abbiamo parlato di comunicazione, abbiamo parlato di wayfinding, parliamo adesso di soluzioni di comunicazione visiva vera e propria, quindi soluzioni digitali attraverso i nostri Mediacron, attraverso quindi la possibilità di abbinare spazi pubblicitari all'interno dell'aeroporto, consentendo magari di vendere spazi pubblicitari alle aziende esterne che intercedono con l'aeroporto, abbinati a quello che è la normale gestione dell'infovoli. Abbiamo un progetto, sto seguendo io un progetto in consulenza con Air Dorica, appunto, dove introdurremo molte di queste soluzioni, perché ormai la strada è quella, è verso proprio il mondo digitale, per poter comunicare la base della comunicazione visiva e comunicare anche comunicazione pubblicitaria. Quindi un elemento che consente di gestire appunto facilmente quello che è l'ambiente sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista pubblicitario. Io in questo momento avrei terminato la mia presentazione, vi ringrazio innanzitutto per l'attenzione, vi chiedo se ci sono domande, se c'è la possibilità di vederci, incontrarci, mettere anche in relazione le vostre esigenze con quelle che sono le esigenze degli altri ambienti aeroportuali. Vi chiedo se gentilmente avete voglia di comunicare ai vostri colleghi che oggi purtroppo non hanno potuto partecipare, siccome metteremo sul nostro canale YouTube questo webinar e daremo rilevanza anche alla piccola presentazione che ho fatto, se si può comunicare e condividere con i vostri uffici, appunto con i vostri colleghi che oggi non hanno potuto partecipare, perché secondo me riuscire a interagire e mettere in relazione l'esigenza di un singolo cliente con l'esigenza dell'altro singolo cliente, il comunicare insieme potrebbe far scaturire determinate domande, determinate soluzioni che una persona ha affrontato oppure no. Se non ci sono domande, se non ci sono osservazioni, io ripeto, vi ringrazio tutti per aver partecipato a questo webinar. Vi invierò il link dove poter scaricare il PowerPoint, vi invierò il link dove poter visionare di nuovo questo webinar e poterlo condividere. E conoscete tutti i nostri indirizzi mail, comunque in firma negli invii ci saranno sia il mio che quello info generico della nostra azienda, e a questo punto vi ringrazio.